carissimi amici, buongiorno e bentornati di nuovo qui nella mia cucina. Oggi farò una cosa un po' particolare, tra parentesi è la prima volta che la faccio, ed è una specie di focaccina, sì, perché va tra la focaccia e la frittatina, perché si utilizza sia la farina che l'uovo. E questa specie di focaccina si chiama blinis. Nato in Russia, questa piccola focaccia, o chiamiamola ancora così, serviva, perdonate il gioco di parole, a servire il salmone affumicato o le uova di salmone, in accompagnamento con della panna acida oppure delle mostarde senapate. E noi oggi ci occuperemo proprio di questo. Tra parentesi viene servito proprio nelle grandi occasioni o nelle ricorrenze più importanti, come appunto quello del Natale. E quindi voi lo potreste servire, diciamo così, come una amuse-bouche, ovvero quei pre-antipasti che vengono serviti nei ristoranti stellati. Però non vi spaventate perché la realizzazione è molto semplice e adesso la vediamo insieme. Io vi faccio vedere quella più classica perché poi comunque di questa ricetta c'è anche l'altra versione fatta con le patate, ma noi vediamo quella con la farina. E allora vediamoci la realizzazione di questa meravigliosa ricetta. Baby, I've been thinking about the things we said. Oh yeah. Per prima cosa andiamo a scaldare il latte, però dovrà essere tiepido, cioè non dovrà superare in pratica la temperatura corporea, quindi va veramente scaldato per pochi secondi. Se fosse troppo bollente poi ucciderebbe il lievito istantaneo che andremo a utilizzare. Per controllare la temperatura immergete un dito. E va benissimo così, perché ha raggiunto la temperatura corporea. Allora, per prima cosa andiamo a mettere le farine all'interno di una ciotola e le setacciamo. Il grano saraceno e poi la farina. Poi aggiungete il lievito istantaneo e il sale e mescolate. Poi cercate di creare un buco al centro, tipo una fontana. A questo punto versate il latte lievito e andate a mescolare per cercare di incorporare tutta quanta la farina, poco per volta. Poi con una spatola cercate di togliere la parte che è rimasta sui bordi, copritela con una pellicola e mettiamola in un posto caldo, in questo caso all'interno del forno spento, con la sola luce accesa, per 3/4 d'ora, un'ora. Bene, andiamo a vedere adesso la nostra pastella come è venuta. Eccola qua. Adesso noi andremo ad aggiungere 2 tuorli d'uovo, e andremo ad aggiungere anche il burro fuso e andiamo a mescolare. Bene, adesso faremo l'altra operazione. Allora, abbiamo separato gli albumi dalle uova e adesso gli albumi li andiamo a montare a neve con in più, ecco, un pizzico di sale e cominciamo. Facciamo la prova, ecco qui, non cade, quindi sono perfetti. Adesso andremo ad aggiungere poco per volta gli albumi montati a neve alla pastella, facendo il movimento delicato partendo dal basso verso l'alto e cercando piano piano di incorporarla alla pastella stessa. Bene, adesso lasciamo riposare la pastella per 5-10 minuti. Allora faremo una marinatura un po' diversa per il salmone, ovvero la faremo con il miele. Quindi mettiamo un cucchiaio all'interno di una ciotola di miele e poi il limone. Una volta che abbiamo amalgamato bene i due ingredienti, adesso ci andremo a mettere il salmone. L'ho già tagliato a pezzettini in modo tale che poi sarà più facile metterlo sui blinis. Ecco fatto, adesso li andremo a riporre in frigorifero e li lasciamo riposare per una mezz'oretta. Potete versare il composto
all'interno di un biberon come questo, quindi da cucina, per distribuire meglio appunto l'impasto all'interno della padella. Ed eccolo qui bello che è pronto. Adesso andiamo a fare i nostri blinis. Vedete, quando fanno le bollicine vuol dire che già si sono cotti dall'altro lato. E infatti, eccolo, ci sono veramente pochi secondi perché si cuociono da una parte. Poi li giriamo una volta sola e cuociamo anche dall'altra. Voilà. Vi consiglio di non cuocerli troppi tutti insieme, perché altrimenti poi si rischia di non cuocerli bene nessuno. Ecco qui, belli che pronti. Allora, prendiamo un po' di panna acida, la trovate adesso tranquillamente nel bancofrigo, e ci metto proprio una punta di pepe nero e andiamo a mescolare. Allora, riprendiamo il nostro salmone che abbiamo fatto marinare prima con il miele, prendiamo un blinis e mettiamo al di sotto un pochino di panna acida. Dopo aver messo il salmone mettiamo anche un pochino di erba cipollina e un paio di grani di pepe rosa. E adesso proseguiamo con tutti gli altri blinis. Allora, giusto qualche notizia prima di chiudere il video. Intanto, se volete utilizzare anche solo la farina 00, io qui ho utilizzato la farina grano saraceno perché questa è quella richiesta per la ricetta originale. Per cuocere i blinis ci vogliono veramente pochissimi minuti. Come abbiamo visto, io ho utilizzato il biberon, però se volete utilizzare benissimo anche un cucchiaio, verranno anche abbastanza bene. Quello che va messo sopra i blinis, potete metterci qualsiasi cosa. Come avete visto, io ho utilizzato il classico salmone con la panna acida eccetera, ma siccome sono tipo pancake ma sono neutri, sopra ci potete mettere sia roba salata che roba dolce. Infatti, volendo, ci potete mettere anche benissimo la Nutella. Bene, io mi fermo qui. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima ricetta. Bacioni!